Sono combattuto, leggermente diviso e anche un po' spiazzato. Perché inutile girarci attorno, solitamente noi le perdiamo le perdiamo, quindi già un pareggio sembra quasi un passo avanti, sembra. Uno la potrebbe leggere anche così, o non so, datemela voi la vostra chiave di lettura. Eh, una grande differenza tra l'andata e il ritorno è che l'Inter, al netto di come ci sia andata sotto, no? Dell'episodio, del rigore e tutto quello che vi pare, l'Inter va sotto, però gara finita. Gara finita. Il Napoli va sotto due volte a San Siro e la riprende. E la riprende. Nell'emergenza, oltre alle varie assenze, si è aggiunta anche quella di Neres, eppure hanno soluzioni. Perché? Perché c'è personale. Io vedo ancora un Inter che ha dei complessi, perché dopo il gol è già la novità della serata che segniamo al primo tiro in porta, già questo è stato un passo avanti gigantesco, sblocchi la partita. Fai 15 minuti di ottimo palleggio, la miglior Inter dopo il gol, 15 minuti di ottimo palleggio, però il Napoli sa soffrire, sa tenere in quei 15 minuti, non è che io ricordo occasioni clamorosissime, tiene botta e ti fa male, fa il gol del pari. E poi l'approccia anche benissimo a inizio ripresa, cioè il Napoli, ribadisco, la differenza tra noi e loro è che loro hanno avuto la forza di riprenderla due volte, di riprenderla due volte e si poteva dare una sterzata al campionato, non la si è data, sono 4 punti di vantaggio, sono 4 punti, ma contro il Napoli che ho visto anche stasera, io ho visto tutte le partite, il Napoli che ho visto anche stasera, è come se partiamo da 0 a 0. Siamo lì, in classifica dobbiamo considerarci lì. Perché questa squadra nella lunga gittata, io la temo, nulla contro il Milan, tutto quello che vi pare. Occhio al Napoli occhio al Napoli di Conte, senza se e senza ma. Un'altra squadra oggi ritornava a casa e basta. Invece il Napoli no, il Napoli ha rischiato anche di vincerla. Poi negli episodi, nel finale c'è stato il palo, puoi anche perderla, può succedere tutto, questo è il calcio. Ma ho visto una squadra con una personalità incredibile, anche un'ottima Inter, è assolutamente una grande Inter, però è forse una delle poche partite in cui dico non siamo stati superiori ai nostri avversari. L'Inter non è stata superiore al Napoli nel totale della gara. L'Inter non è stata. In tante altre gare, forse tutte le altre gare, anche quelle che abbiamo perso contro la Juventus, contro il Milan stesso, per grande parte siamo stati superiori all'avversario. Oggi non siamo stati superiori al Napoli. Per me, per quello che ho visto io. E quindi è un avversario che ci porteremo sino alla fine. Ne parliamo, signori miei, come se lo facciamo prima, come al solito vi voglio invitare a lasciare un like, a spolliciare se volete, iscrivete per seguire i prossimi contenuti, arriverà la live reaction dove, mamma mia, ho sclerato un pochettino, sì, leggermente, e quindi non ho magari attivato la campanella, grazie per il vostro supporto, grazie davvero. No, anche l'approccio del Napoli oggi è stato bene, il Napoli... Anche l'approccio è stato buono del Napoli, è venuto uomo su uomo, alto, aggressivo. È stato il gol dell'Inter un pochettino dove c'è stata un'ottima pressione di Zielinski. Ormai le squadre sono più pericolose nella fase di transizione, quando appena recuperano palla. È proprio il calcio di oggi. E bravissimo Di Marco, bravo Thuram anche a darle quella palla. Però ribadisco, la differenza è proprio lì. Nel momento di vantaggio dell'Inter tu puoi mettere alle corde all'avversario, l'Inter non c'è riuscita ancora una volta, anzi il Napoli si è rialzato, ha avuto le sue occasioni. E un paio di considerazioni da fare. Fatemi dire un'altra roba sull'arbitro, perché poi me le dimentico, perché quando l'arbitro secondo me è bravo tendiamo a non parlarne, ad avercene come doveri, al netto di qualche errore, qualche sbavatura, qualcuno dirà questo, quella, no,
è bello anche vedere le partite quando c'è un ottimo arbitro. È bello vedere anche le partite perché poi si lascia andare. Certo, alcune volte c'erano dei falli clamorosi. Per esempio, nel finale su Bissek non c'era nulla e dato fallo. Su Thuram che gli strappano la maglia. E là mi sembra che non ha dato nulla se non il fallo, ma neanche ammonizione. Qualche errore di concetto ci può stare. Però quando arbitri così ti diverti, anche la partita va, no? Il pallone viaggia. Quindi molto 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 bravo. E, e, e dove voglio arrivare? Andiamo anche all'episodio del rigore perché qualcuno poi ne discuterà. Ragazzi, per dinamica possiamo fare tutti i ragionamenti che vogliamo sul regolamento e quante volte mi avete trovato qui a me a dirvi ma dobbiamo rispettare più il gioco del calcio, il regolamento dovrebbe andare a beneficio del calcio, cioè è influente quel tocco, la palla comunque non sarebbe utile ai fini dell'azione, quindi perché il rigore... Possiamo farli questi, io sono sempre dalla vostra parte, ve l'ho detto migliaia di volte, ve l'ho detto, sono sempre dalla vostra parte. Ma da regolamento oggi quello di stasera, a differenza di quello dell'andata, è rigore. È rigore, regolamento alla mano, punto. E soprattutto dopo quello che è successo all'andata, dopo la comunicazione di Christian Chivu, di cui sono enormemente orgoglioso, non mi sarei aspettato quelle uscite veramente ignobili di Antonio Conte. Cioè, che è quella roba là? Vergognate, va a muso col quarto uomo, va a tu per tu col quarto... Ma che fa? Ma che immagine comunica? Anche ai suoi tifosi, che magari se hanno qualche dubbio, no, sono fagocitati da un comportamento del genere. Ma per me peggiore in campo lui dal punto di vista della comunicazione, ancora una volta per queste cose. Poi, per come ha preparato la partita e per come gioca la sua squadra, è il numero uno. Credo che non abbia rivali. Io sono uno di quelli che pane pane, al vino. Ma per queste cose, mamma mia, Dio ce ne scampi. E ho visto, vabbè, McTominay, perché parlo anche di personalità? La parola personalità la possiamo anche riassumere con la prestazione di McTominay, che fa un errore gravissimo sul gol dell'Inter, perde quella palla anche sguaiatamente su un'ottima pressione di Zielinski, ma là non puoi perdere il pallone in quel modo. La partita di qualche altro giocatore sarebbe finita lì. Invece no, McTominay si prende la squadra sulle spalle e va a rimediare l'errore e cambia la partita da così a così per la sua squadra. Cioè, questa è la grandezza dei giocatori di livello, e questa è la grandezza. E mi aspettavo qualcosa in più da Lautaro, visto che abbiamo parlato di Lautaro Martinez ultimamente che sta facendo bene. Secondo me la sentivo un po' troppo la partita. E Hojlund dall'altro lato, che alcuni duelli li ha persi con Akanji, ma tanti altri li ha vinti, ha fatto una gara clamorosa anche lui. Il Napoli ha dei giocatori anche incredibili, ragazzi. E poi fatemi dire, forse c'è da rivedere un po' dietro forse nonostante l'età, io uno come Acerbi forse lo rimetterei dentro, perché ancora una volta Bissek alcune cose da rivedere. Cioè sul secondo gol prima metti le mani addosso a McTominay e poi sei tu che rimani a terra. Cioè cose incredibili, cose folli per quanto mi riguarda. E quindi mi sentirei più al sicuro avere Acerbi lì dietro con Akanji e Bastoni come braccia. Mi sentirei leggermente più al sicuro. Poi capisco che Chivu voglia la difesa alta, però ci sono dei pericoli incredibili. Basta un errore, un duello sbagliato come abbiamo visto a inizio gara nel secondo tempo e Hojlund ti arriva in porta. È un po' da vedere. Peccato perché si poteva sterzare questa gara. Da un lato dico peccato, dall'altro devo essere anche contento perché ribadisco, queste partite tante partite abbiamo fatto molto meglio rispetto a stasera e le abbiamo perse, quindi portare questo pari al netto di tutto non è che mi dispiaccia, però sono conscio del fatto che avere il Napoli a 4 punti con il Napoli che ho visto stasera c'è poco da scherzare, ecco, c'è poco da scherzare. Ne sono convintissimo.
Va bene, signori, fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate le accade, se volete iscrivetevi al canale, un grande abbraccio. Aneschio, buonanotte. Buonanotte.